promessa. I miei 50 centesimi quest'anno, uno dei migliori giocatori della rosa del Milan sarà... Volevi! Guarda che faccia! Non se l'aspettava! AC Milan! Venerdì! Dai che è venerdì! Milan a nastro! Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati e benvenuti in un nuovo video qua sul canale Lorenzo Lollo. Oggi sono carico perché è venerdì, domenica gioca l'AC Milan, sono proprio contento, ci sono un bel po' di notizie belle che vi devo raccontare. Una bella giornata raga, oggi è venerdì, sono felice, voglio condividere con voi tutta questa mia gioia. Allora, un bel po' di cose di cui parlare come sempre. Sembravo tipo un robot, con mio figlio guardo una roba che si chiama Robot Wars, una roba del genere, e sono i robot che parlano così. Inizia il Robot Wars e se avevo fatto quasi uguale. Vabbè, niente, sapete che quando sono contento faccio così. Allora, partiamo subito a parlare di una cosa che adesso parto subito da una cosa che mi ha fatto incazzare. Anche se sono felice, c'è stata una cosa che mi ha fatto incazzare e sono le critiche piovute addosso a un nostro giocatore nelle ultime ore, negli ultimi giorni, e mi riferisco a Fictomori. Leggo le critiche a Fictomori e onestamente non me ne capacito. Chi ha giocato a calcio o chi semplicemente lavora tutti i giorni sa che si può sbagliare. Ragazzi, chi lavora sbaglia, chi gioca a calcio sbaglia. Solo chi non fa nulla dalla mattina alla sera, che rimane seduto sul divano, o solo chi è seduto in panchina, evidentemente non può sbagliare. Perché lo sbaglio, l'errore, il perdere una partita, lo sbagliare qualcosa, una scelta nella vita, fa parte appunto della vita e fa parte del lavoro. Capita, si prende atto dell'errore e si cerca di migliorare. Non bisogna fare i drammi. Stiamo vicini ai nostri ragazzi. Ovviamente questa cosa l'ho scritta perché? L'ho scritto sulla pagina Milanisti e ve la sto ripetendo qua sul canale perché in questi giorni vi stavo dicendo si sono abbattute le critiche su Fictomori. Raga, che Fic magari abbia sbagliato qualche partita, che tra l'altro con la Juve è stato perfetto, però che abbia sbagliato qualche intervento, che abbia sbagliato qualche partita giocata, raga, sì, è vero, ci sta, ma cosa facciamo? Ci arrabbiamo con Fic perché ha sbagliato 2 partite, 3, 4 partite da quando gioca al Milan? Succede, ragazzi, magari è un periodo di forma, magari un attimo calante, insomma, magari è successo qualcosa che purtroppo in questo momento non gli permette di rendere al 100%, ragazzi. Succede, niente drammi. Ci si può fare qualcosa? No, però potete fare una cosa voi, lasciando pollice in su a questo video per sostenere Fictomori. Pollice in su per sostenere Fictomori, iscrizione al canale se non l'avete ancora fatto. Allora, veniamo a quello che è il titolo di questo video. A cosa siamo, ragazzi? 3 minuti e mezzo. Vediamo se c'è qualche cosina che vi posso dire. Allora, facciamo così, vi racconto questa cosa e poi dopo iniziamo a parlare del titolo di questo video, cioè il Milan in completa ascesa a livello di brand. Adesso ne parliamo perché vi devo parlare delle cifre, devo parlare delle cose che sono fighissime. Allora, ma prima di andare avanti, Maignan, Kier e Charles ancora a parte. Come riportato da bla bla bla, oggi venerdì, quanti ne abbiamo oggi? Oggi venerdì 14, Mike Maignan e Charles de Ketelaere hanno lavorato, anche Kier hanno lavorato a parte. Probabile che ritornino tutti per la partita contro il Monza. Raga, contro il Monza. Vabbè, raga, Mike, abbiamo assolutamente bisogno di Mike. Simon Kier, abbiamo assolutamente bisogno di Simon Kier. Charles de Ketelaere, l'unica cosa che mi dice, vabbè, lasciamo il tempo a Charles di recuperare, perché comunque nel mio immaginario, presumo, non lo so, ma è semplicemente una mia idea, forse domenica, visto che non c'è Charles, magari Brahimino Diaz potrebbe riposare
e magari dall'inizio della formazione titolare può anche succedere che magari vediamo Yassin Adli, non lo so, magari partire titolare, non lo so, magari entrare nel secondo tempo, non lo so, ma almeno lo vediamo, raga, quello che vi dico sempre, cioè chi ha detto l'altra volta lol, Yassin Adli è un flop, vi ricordate il video l'altro giorno? È un flop dove? È un flop se gioca e fa schifo. Yassin Adli non l'ha giocato, quindi come facciamo a giudicarlo? Ecco, quindi al di là della battuta, questa era l'unica considerazione, che magari Charles può riprendere tranquillamente, rientrare tranquillamente, perché tanto i trequartisti ne abbiamo dappertutto, qua nella tasca, qua dentro nella tasca del maglione siamo pieni di trequartisti, nelle tasche dei pantaloni siamo pieni di trequartisti, ne abbiamo parecchi. E quindi niente ragazzi, bene dai, allora facciamo così, andiamo in sigla, poi vi devo fare il discorso serio. Quindi pollice in su questo video, dai raga, dai con i like e dai con l'iscrizione al canale, che dobbiamo arrivare a 20.400, non vi costa niente, 10 secondi della vostra vita, like e iscrizione al canale, dai ragazzi, cheat. Andiamo in sigla e iniziamo a parlare di tutto il resto. 1, 2, 3, sigletta. Partiamo subito da quello. Allora, Milan, il brand vola. In arrivo raddoppio con Fly Emirates e Cardinale prepara la macchina da soldi. Il Corriere dello Sport questa mattina in edicola conferma tutte le news precedenti, anche quelle della Gazzetta dello Sport dei giorni scorsi. Cosa? Dopo i 30 milioni della Puma, quindi il rinnovo di contratto di 30 milioni per la Puma, anche gli introiti da Emirates potrebbero superare i 30 milioni di euro. L'intenzione di Jerry Cardinale è quella di raddoppiare gli incassi provenienti dalla compagnia aerea rispetto ai 14 milioni che oggi il Milan percepisce. Non sono da escludere altre ed ulteriori partnership importanti con famosi brand americani, come è accaduto recentemente con Off-White, bellissima tra l'altro, mi piace un sacco la giacca, me la comprerei se non avesse il costo che ha. Nuovo Style and Culture, insomma il curatore ufficiale della cultura e dello stile per quanto riguarda il Milan. Ma proprio riferito a questo, ieri c'è stato, attenzione perché questa è una bomba clamorosa, ieri c'è stato un comunicato ufficiale degli Yankees riferito al Milan e dice: Bruno, vicepresidente degli Yankees, sulla partnership con il Milan. Affiancare gli Yankees ad AC Milan, un club affermato a livello internazionale e amato da milioni di tifosi per la sua storia ricca di successi in campo internazionale, significa unire due società vincenti e leader nelle rispettive discipline. Tale partnership è complementare al nostro obiettivo di ingaggiare gli appassionati di sport e moda nei vari mercati di tutto il mondo. Siamo felici di iniziare questa prestigiosa collaborazione e di lavorare insieme al team commerciale rossonero, unendo i nostri sforzi e le nostre iniziative, bla 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 bla. Raga, così si fa, raga, nel 2023, 2022, 2023, così si fanno le cose, porca di quella vacca. È così che un brand moderno va ad aumentare i propri ricavi, che poi i ricavi vanno a bilancio e ti permettono di comprare i giocatori. Non è facendo le famose sponsorizzazioni correlate, non è facendo quelle cose lì che sì, le sponsorizzazioni correlate ti fanno vincere, no, scusate, ti danno i soldi subito, cash da spendere e poi andare a comprare i giocatori, ma una volta finito che il proprietario non c'è più, una volta finite le sponsorizzazioni correlate come è successo con l'Inter, poi l'impianto, tutto il castello cade perché non è una cosa vera, tra virgolette, è una roba fittizia che tu hai costruito per permetterti di, come il Paris Saint-Germain, no? Che ti permette di comprare dei giocatori perché c'è qualcuno che ci mette i piccioli, che ci mette i soldi. Così invece, ed è per quello che io mi batto da anni sulla futuribilità del nostro Milan, così tu vai a costruire una squadra, un impianto economico-finanziario che si autoregge. Domani, come vi ho detto tante volte, io quando dico questa cosa la gente mi guarda con gli occhi straniti. Domani il presidente del Milan, il proprietario del Milan potrebbe essere Lollo, perché non ci deve mettere i piccioli. Sto esagerando, potrebbe essere chiunque, perché non ci mette i piccioli, perché la squadra ha un bilancio in positivo, vince. Gli sponsor arrivano dalla squadra che vince, gli danno i soldi, con questi soldi paga i propri bilanci. Quindi il proprietario, usciamo da questa pazza idea che il proprietario oggi deve essere colui che mette 400 milioni di euro.
Lo puoi fare adesso, lo puoi fare ieri, lo puoi fare domani, lo puoi fare il prossimo anno, ma prima o poi questo modo di affrontare l'economia del tuo club è ovvio che va a finire, perché non è figlio dei tempi moderni. I tempi moderni ti impongono di non lavorare come nel 1992 con Silvio Berlusconi. I tempi moderni non ti impongono di lavorare come sta facendo il Paris Saint-Germain, ma ti impongono di costruire, e ripeto il concetto, un impianto economico che sia autoreggente. Non le autoreggenti, ma autoreggente. Spendi i soldi che guadagni. Tutto quello che io vi ho detto negli ultimi 3 minuti è tutto quello che ha detto Paolo Maldini quando è stato intervistato. Emirates, va bene, abbiamo già parlato. Arriviamo a parlare di Milan modello Tonali. A proposito di modelli, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Sandro Tonali è guida, leader tecnico e ora è diventato anche voce importantissima all'interno del gruppo, perché a maggio scorso a Verona, dove andiamo a giocare appunto domenica, è stata la prima doppietta rossonera decisiva per quanto riguarda il titolo, ma oggi è cresciuto ancora. Rossoneri a Verona per l'operazione Tonali bis. La sua doppietta lo scorso anno a Verona regalò a 3 giornate alla fine la vittoria sprint dello scudetto. Adesso Sandro cerca il bis. L'anno scorso proprio a Verona il cambio tattico con Sandro Mezzala di inserimento, sempre utilizzato da Pioli, insomma è stato quello che poi è stato un po' il cricchetto, com'è che si dice? È stata un po'... Mi viene la chiave di volta, volevo dire un'altra cosa ma non mi viene. È stata un po' il grimaldello, eccolo qua, il grimaldello. È stato il grimaldello che ha fatto saltare la serratura. Adesso, vabbè, Rebic e Messias dovrebbero partire titolari domenica, ma prima vi devo dire una cosa. E con questo chiudiamo il video. Rimanete qua perché devo dirvi una cosa. Allora, e mi tiro indietro. Sapete, quando mi tiro indietro le maniche è come quando giro il cappello del camion, perché vi devo dire qualcosa di interessante. Allora... c'è un giocatore, mi piace rompere le palle. C'è un giocatore che in questo momento è sulla bocca di tutti perché sta deludendo. Ma è proprio in questo momento che siamo in mezzo al buio, in questo momento in cui il giocatore viene perculato da tutti, che io arrivo e ci metto la mia scommessa. I miei 50 centesimi quest'anno, uno dei migliori giocatori della rosa del Milan sarà... Divock Origi. Oggi 14 ottobre 2022, io ve lo dico, Origi quando tornerà in forma sarà un giocatore fondamentale. Fondamentale, ragazzi, fondamentale per questo Milan. Diamogli il tempo di riprendersi, diamo il tempo di giocare, diamo il tempo di farsi tutte le sue... quello che deve fare. Vedrete che nei prossimi anni Divock sarà un giocatore fondamentale, perché Divock è uno che dà il tuo alla palla. È uno che sa giocare bene. Poi Divock questa mattina la Gazzetta dello Sport dice: a Origi ora serve uno scatto. L'inizio di stagione è stato compromesso da infortuni muscolari, ma il club ha scommesso su di lui e Giroud ha bisogno di un vice, anche perché Oliviero non è che può giocarli tutti, raga. Cioè non è che può giocare tutte le partite Oliviero, c'ha bisogno di un ricambio. A secco e mai titolare, solo 114 minuti complessivi, Pioli ora pretende molto di più da Origi. Il tecnico è felice di averlo a tempo pieno e non più part-time. Vabbè, questa qua era la notizietta che arriva direttamente dalla Gazzetta dello Sport. Quindi questo, raga, la mia scommessa quest'anno va su Divock Origi. Dai, deciso. Bene ragazzi, mi sono divertito un sacco a girarvi questo video. Se è piaciuto anche a voi, non vi costa niente, pollice in su, pollice in su, iscrizione al canale se non l'avete ancora fatto. Dai raga, dai, che è stato un settembre che non avevamo mai fatto un settembre così. Adesso ottobre siete migliorati, ma settembre è stato disastroso per tutti i canali YouTube, Quindi io, in quanto canale YouTube portavoce titolare di 20.000 e passa persone, dai ragazzi, iscrivetevi, dai, fatelo per noi creator. Creator intendo gente che perde del tempo per fare video, non quelli che se lo fanno nel cesso di casa. Un saluto a tutti ragazzi, ciao Casciavit, forza Milan e come sempre vada via il Q-Inter. Ciao a tutti ragazzi, ciao!